Oggi ci svegliamo su uno splendido panorama da ghiaccio. Siamo appena fuori dal centro, non siamo riusciti a trovare un albergo al centro storico. Questo non ci ha permesso di vedere la città a piedi. Tuttavia posso dire che da quello che ho visto in moto non è sicuramente tra i posti più belli che abbiamo visitato qui in Corsica, nonostante la zona del porto però sia molto interessante. Oggi è il nostro ultimo giorno su questa splendida isola e decidiamo di ritornare alle isole sanguinarie che abbiamo visto la sera prima, però al tramonto. Eccoci quindi per correre di nuovo la D111, la cosiddetta Route des Sanguinaires. Nonostante il nome inquietante, si tratta di costeggiare le belle spiagge da ghiaccio con in fondo la vista sull'arcipelago delle isole sanguinarie. Appena le rivediamo con la luce del giorno, ci rendiamo conto che la scelta di ritornare è stata sicuramente vincente. Questo posto è unico. Il colore del mare, le rocce appuntite e la conformazione degli isolotti lo rendono davvero magico. Decidiamo quindi di fare il percorso a piedi, che in una ventina di minuti ti porta a fare il giro dell'isolotto più grande, detta Grande Sanguinaire, dove c'è la torre genovese da cui si può godere di un panorama a 360 gradi. Infatti la vista è completa sia sugli isolotti che compongono l'arcipelago che su Ajaccio. Il nome particolare di queste isole può far immaginare storie brutali di sangue e di battaglie, ma il motivo del loro nome è ben più semplice. È dovuto infatti al colore della roccia granitica, che al tramonto, grazie alla luce del sole, diventano rossastre e quindi appunto sanguinarie. Anche di giorno però questo posto regala pace e tranquillità ed ha veramente qualcosa di magico. Basti pensare che avevamo deciso di restare lì solo un'oretta e invece se ne andrà via tutta la mezza giornata. Infatti, nonostante i nostri instancabili biker macinano chilometri senza stancarsi e soprattutto scendendo malvolentieri dalla sella, questo posto è stato in grado di fermarli per qualche ora. Ma chissà, forse anche aver fatto il giro completo della Corsica in 3 giorni avrà avuto il suo peso. Intanto si fa ora di pranzo e su questo posto c'è un ristorante con una vista magnifica, il posto ideale per passare la Pasquetta. Scopriamo inoltre che oggi sono super forniti di ricci di mare e l'occasione non si può perdere. Che buoni! Che maestria! Faremo un pranzo fantastico e sarà anche l'occasione per tirare un po' le somme di questo viaggio. Luca, allora com'è andato questo viaggio? È stato straordinario, un'esperienza veramente da rifare. Corsica mischia bene verde, vegetazione, mare, posti belli con la giusta ricettività. Poi la compagnia è stata superlativa, quindi la Corsica proprio... La Corsica non è bella se non la fai con Baierella. La Corsica, e questo è la chiusura proprio. E questa è la chiusura che c'è lo slogan pure per il canale, perfetto. È vero. Bevuto bene e mangiato meglio. Ottimo. Quindi buona Pasquetta a tutti. Buona Pasquetta. E buona Corsica a chi vorrà venirla a visitare. Nel frattempo si è fatto tardi, abbiamo passato una bellissima giornata ma siamo stati stanziali e adesso ci aspetta il traghetto a Bonifacio. Aver passato mezza giornata in questo posto splendido ci ha fatto rinunciare alla visita di Bonifacio, ma che dire, vuol dire che avremo sicuramente un'altra scusa per ritornare su quest'isola bellissima. Io in genere non amo ritornare nei posti in cui sono già stati, ma onestamente questo posto lo merita. Eccoci, siamo arrivati a Bonifacio, giusto in tempo per imbarcarci e per salutare quest'isola con le sue bellissime scogliere alte e bianche che ricordano tanto quelle di Dover. E con questo splendido tramonto
finisce il nostro quarto giorno di vacanza in Corsica.